Aggiornamento di calciomercato Inter e non solo, ne approfittiamo in questa domenica per riportare uno dei format più richiesti qui sul nostro canale. Andiamo a condensare in pochi minuti quelle che sono le notizie principali del momento in vista soprattutto di un'Inter Fiorentina molto importante. Diamo un po' le ultime su questa partita. C'è un caso mediatico che dobbiamo discutere in queste ore, una notizia importante invece i giornali la stanno praticamente ignorando mentre si parla tanto di mercato, a partire da Davide Frattesi che nelle scorse ore è stato al centro delle nuove dichiarazioni del suo agente Beppe Riso, che ci aveva già dato la sua versione sui fatti di gennaio. Questa volta al quotidiano La Repubblica, se non sbaglio, aggiunge ulteriori dettagli. Dice Frattesi alla Roma era una mia idea o se preferite una mia forzatura. Ho visto Davide triste perché si aspettava di giocare di più e mi spiaceva troppo. Mi sono messo al lavoro per cercare alternative per lui e non solo in Italia. È normale che l'ipotesi Roma vada considerata, ma avevo delle soluzioni importanti anche in Liga e soprattutto in Premier League. Se l'operazione, Frattesi alla Roma, si fosse fatta, avrei provato a portare Cristante all'Inter, conferma la gente. Tutto però si è fermato per la volontà di Davide, che tiene troppo a restare all'Inter. La squadra si sta giocando tutto, è una delle più forti d'Europa, sa di poter vincere ancora tanto a Milano. Ecco, da un lato mi auguro veramente che sia andata così, nel senso che il giocatore si sia subito risettato mentalmente sull'Inter, anche se qualche prestazione fin qua darebbe degli indizi un po' contrari a questo. Mi sembra normale tuttavia immaginare che queste parole della gente servano soprattutto a schermare il suo assistito, a prendersi le responsabilità e a togliere Frattesi un po' dai riflettori della discussione per questa parte finale di stagione, in cui il tema però dubito francamente che scomparirà, anche perché proprio in queste ore invece il quotidiano Corriere della Sera ha intervistato il direttore sportivo della Roma Ghisolfi, che conferma ulteriormente il tentativo della Roma per Frattesi e dice: su Frattesi abbiamo lavorato con lui, con il procuratore e con l'Inter, ci siamo andati vicini, tra 4 mesi vedremo se il suo arrivo è realizzabile, il suo o quello di un centrocampista con le sue qualità. Ecco, diciamo che confermare di essere andati vicini e tra 4 mesi vedremo, è abbastanza evidente che la questione rimarrà aperta e che il tentativo da parte della Roma ci risalà di nuovo anche a giugno. A maggior ragione questo caso rimane un po' aperto perché c'è più di qualcuno che sostiene in questi giorni che Petar Sucic sia in arrivo dalla Dinamo Zagabria proprio per prendere il posto di Frattesi nell'Inter. E ne abbiamo già parlato, tra l'altro, classe 2003 Sucic che dovrebbe essere a San Siro anche in occasione di Inter-Fiorentina per assistere alla partita, mentre poi a Milano sbrigherà le ultime pratiche per completare questo acquisto che poi diventerà ufficiale a giugno in vista del mondiale per club. Qualcuno appunto dice che arriverà, c'è chi dice che arriverà per togliere il posto ad Aslani, quindi potrebbe uscire Aslani per far entrare Sucic appunto. Per caratteristiche però per me Sucic è più un tuttocampista, spesso l'abbiamo definito, e dunque è anche molto più inzaghiano come caratteristiche. Abbiamo visto Inzaghi andare a nozze con giocatori, chiamiamoli tuttocampisti appunto, da Barella, Ciala, Mkhitaryan, e quindi lui è molto inzaghiano secondo me come caratteristiche e per questo in tanti dicono che potrebbe prendere il posto di Frattesi, che con Inzaghi forse si prende poco dal punto di vista tattico, oltre ad essere un profilo molto più da progetto Oak-Tree, come linea, come parametri, come investimento, soprattutto in termini di ingaggio. Ma qui si apre poi un discorso che adesso affrontiamo in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati allora amiche e amici passioni interisti in questo nuovo contenuto. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi, il nostro canale in questi giorni sta volando grazie al vostro supporto, quindi vi invito a fare clic sul tasto iscriviti così continuiamo a far crescere il nostro progetto, un progetto totalmente indipendente che si sostiene grazie al supporto dei nostri abbonati, dei soci del club di Passione Inter, e anche voi potete diventare soci del nostro club ora con la grande novità degli abbonamenti mensili. Ce lo avete chiesto a gran voce, da adesso è più semplice e più flessibile abbonarsi al nostro club e diventarne soci. Tramite il link in descrizione potete abbonarvi mensilmente, così decidete come gestire meglio il vostro abbonamento, accedendo fin da subito a tutti i vantaggi della nostra community esclusiva, come le chiamate post partita, i contenuti aggiuntivi, la chat vocale e non soltanto. Quindi mi raccomando, fateci un salto, valutate la soluzione migliore per voi e decidete se volete supportare il nostro progetto ed entrare a far parte del nostro grande club di Passione Inter. Un club dove in queste ore stiamo parlando tanto anche di mercato, perché poi diversi quotidiani stanno rilanciando notizie che noi vi abbiamo riportato la settimana scorsa su Castro, su Nico Passo. Trovate un contenuto che rimane valido perché era un contenuto proprio in ottica estate. Qui mi concentro su Sucic, come detto, al posto di Frattesi. Intanto sono curioso di sapere la vostra opinione. Scrivetemelo nei commenti che ne pensate, Sucic dentro, fuori Frattesi.
Poi voglio leggere i vostri commenti nella diretta delle 19:30. Come dicevo, dal mio punto di vista sarebbe un netto segnale sul cambio di rotta che c'è nel mercato interista, con Frattesi che era un colpo molto da Marotta come caratteristiche, uno dei migliori centrocampisti emergenti della Serie A, con di mezzo il Sassuolo, un investimento pesante, era molto marottiano come colpo. Sucic è un profilo molto più da Octree, giocatore che è già nel giro della nazionale croata, 2003, ingaggio basso, investimento non troppo elevato, attorno ai 14 milioni e mezzo più bonus e 10% sulla futura rivendita, con un potenziale che può essere ulteriormente valorizzato e quindi poi eventuale plusvalenza, o comunque giocatore che valorizzi in casa. L'altro giorno su questo tema in diretta alle 19:30 si era creato un bel dibattito nella nostra diretta con la nostra chat, e io dicevo: la cosa che conta, a prescindere da tutto, è che ci sia una linea comune e soprattutto una linea condivisa poi per portare avanti questo mercato, perché ad oggi la sensazione, dicevamo, c'è stata di un Octree che porta delle linee di mercato che sembrano poi coincidere poco con quello che è il tipo di mercato con cui Marotta e Ausilio hanno costruito i successi degli ultimi anni. Coincide poco anche forse con lo stile di mercato che intraprendono i nostri dirigenti, e poi da qua arrivano anche delle scelte che in alcuni casi non sono coincise con quelle che sono le esigenze di Simone Inzaghi in termini di caratteristiche che vuole avere nella sua squadra. Un Inzaghi che, lo ribadisco e continuo a ribadirlo, rimane un valore aggiunto per questa Inter. Lo ribadisco nel pieno di questa bufera che si è scatenata dopo Fiorentina-Inter. Ragazzi, questa partita ha acceso una quantità di polemiche e di discussioni impressionanti. Io vedo squadre avversarie che sono messe decisamente peggio dell'Inter dal punto di vista della classifica e del rendimento stagionale, che invece vengono continuamente coccolate dai media, tranquilli che poi si farà mercato, tranquilli che poi andrà tutto bene. E invece subito dopo Fiorentina-Inter mi è comparso questo post su X dell'account che vi condivido, Alessandro, che ha fatto un collage con tutti quelli che sono i titoli sull'Inter dopo la Fiorentina, e i giornali, ragazzi, hanno sparato a zero. Frattesi è un caso, quante spine nella rosa di Simone, Inter sotto accusa, mercato, stress e calendario, i nodi di Inzaghi, Inter quante scorie, Inter ma quanto costi, obbligo scudetto, torna questo tema dell'obbligo scudetto che mi fa impazzire. Qua addirittura Alessandro Vocalelli scrive: troppe certezze, a Inzaghi serve la grinta di Conte. Ragazzi, cioè dobbiamo buttare via tutto praticamente. Dopo questa sconfitta siamo arrivati, siamo in rovina evidentemente. Boh, a me sembra che la stagione dica altro, che le stagioni anzi dicano altro, e ribadisco quello che sto ripetendo in questi giorni. Intanto io vivo il calcio e l'Inter in modo particolare in maniera molto diversa, nel senso che l'obbligo scudetto non esiste. Esiste l'obbligo di dare il massimo fino all'ultimo e di provare a dare il massimo in tutte le competizioni. Se ci sono avversari che per tanti motivi saranno stati più bravi di te, dovrai inevitabilmente far loro un applauso. Detto che poi quest'anno io non è un alibi, non è un alibi, però tanti incastri quest'anno all'Inter stanno girando anche un po' malino, nel senso che ti hai ripreso il vantaggio di non fare il playoff di Champions e invece devi recuperare la partita con la Fiorentina, e invece ti piazzano la Lazio proprio a ridosso della partita contro il Napoli. Napoli che è un'anomalia in questo campionato, con questa rosa, con questi investimenti, con questo allenatore, non gioca la Champions, e nell'unico è la prima stagione in cui c'è un solo turno infrasettimanale, tra l'altro in campionato, e guarda caso nel turno infrasettimanale il Napoli perde la partita successiva contro l'Atalanta, per dire. Quindi tante difficoltà che potevano esserci sono state portate via, con un Napoli che ha giocato già 10 partite in meno dell'Inter, probabilmente una cosa del genere. Mi sa tutta la Champions, devo fare i conti con la Coppa Italia, la Supercoppa, siamo lì comunque, una decina di partite in meno rispetto all'Inter. Ma al di là di questo, sui giornali tutte queste analisi ai raggi X sui problemi dell'Inter, mi sarei aspettato magari un pochino più di attenzione su questa notizia che sta passando in secondo piano: la convocazione dell'assemblea dei soci dell'Inter per il giorno 24 febbraio, in cui si discuterà di due temi all'ordine del giorno. Uno, la modifica agli articoli 6, 8, 9 e 10 dello Statuto Sociale, e due, nomina del Consiglio di amministrazione di FC Internazionale Milano, deliberazioni inerenti e conseguenti. Quindi questi sono i due punti all'ordine del giorno. Sappiamo, ecco, non sappiamo nel dettaglio gli articoli dello Statuto Sociale, però sappiamo, da come è stato scritto anche su vari portali, che l'articolo 6 tratta il trasferimento di partecipazioni nella società.
Il titolo 8 parla di obbligazioni e l'Inter lo sappiamo che ha un bond piuttosto importante, con cui fare i conti. L'articolo 9 parla dell'assemblea degli azionisti e l'articolo 10 parla del consiglio di amministrazione. Ci sono stati dei precedenti importanti con modifiche di questo tipo, quando c'erano delle proprietà differenti, quindi è una notizia su cui francamente mi aspetto nei prossimi giorni che si indaghi un pochino di più e ci venga detto un pochino di più prima di concentrarsi su questi raggi X che, trovo francamente esagerati per un Inter che torna in campo domani sempre contro la Fiorentina, un Inter che fino a qua ha perso 3 partite tra tutte le competizioni e dopo queste 3 partite è sempre ripartita con una vittoria. In questo caso forse sarebbe stato meglio affrontare un altro avversario differente rispetto alla Fiorentina, allo stesso tempo magari c'è più voglia di riscatto dopo quel 3-0 così sonoro di giovedì e quindi magari riparti di slancio anche con questa voglia di rispondere, al 3-0 della Fiorentina. Sarà fondamentale vincere per rimanere lì attaccati, soprattutto per gestire con tranquillità le prossime 2 settimane dove finalmente ci possiamo giocare, come detto, questo vantaggio di non dover fare i play-off di Champions. Si può preparare per tutta la settimana la partita con la Juve e poi quella contro il Genoa, quindi fondamentale vincere. Nella diretta alle 19:30 poi andremo più nel dettaglio nella preparazione di questa partita, però, pare che Inzaghi stia ragionando su diverse variazioni rispetto alla partita, di Firenze, con anche una possibile sorpresa, perché davanti a Sommer in porta, probabile Pavard con De Vrij e Bastoni in difesa. Darmian al posto di Dumfries che è squalificato sulla destra. A sinistra, attenzione perché Di Marco ha un po' di febbre, non si è allenato negli ultimi 2 giorni, stiamo aspettando gli ultimi dettagli in questa domenica, come detto ne parleremo, in diretta alle 19:30. Attenzione perché si candida seriamente anche Zalewski, perché Zalewski è un giocatore su cui Inzaghi conta, veramente, quindi attenzione perché il suo ingresso nel derby, ecco, giocare di nuovo a San Siro contro un avversario che potrebbe essere di nuovo abbastanza chiuso e pronto a ripartire, attenzione a questa possibile sorpresa di Zalewski al primo minuto. Tra l'altro chiedo a voi che cosa ne pensate, se lo lancereste subito oppure no al posto di un Di Marco influenzato, un Carlos Augusto che anche l'altro giorno non ha troppo convinto lì sull'esterno. In mezzo attenzione perché uno tra Michi e Ciala potrebbe riposare, probabile quindi centrocampo con Barella, Cialanoglu e Zielinski, quindi sarebbe anche la coppia subito dei connazionali Zielinski e Zalewski lì, sul centro-sinistra, molto interessante. In attacco invece sembra ancora Lautaro Thuram al tour de force, ma poi vedremo di più nelle prossime ore. Nella Fiorentina invece Palladino perde Comuzzo che è squalificato, recupera invece tutti i nuovi acquisti che non potevano giocare giovedì, da Pablo Marì a Fagioli che sarà titolare immaginiamo a centrocampo, dovrebbe esserci anche Gudmundsson a disposizione, ma ripeto, ne parlerò meglio nel dettaglio in diretta alle 19:30. Prima di chiudere, però, volevo condividere con voi un messaggio che ci ha pubblicato nei commenti, ci ha girato nei commenti il nostro Mattia, che scrive: Buongiorno ragazzi, io non vi scrivo molto ma vi seguo ogni giorno. Se potete fate voi con altri colleghi giornalisti e youtuber una chiamata ai tifosi per riempire domani sera San Siro. È stra importante, fate anche un solo video, ma se lo fate tutti insieme avrà molto più peso, bisogna stare vicini ai ragazzi e a mister Inzaghi, amiamola e sosteniamola. Ecco, colgo appieno l'appello del nostro Mattia, ragazzi, chiamata a riempire San Siro, chi non può andare a riempire i social, i giocatori, l'Inter, tutti di grande affetto, ma soprattutto sostenere questa squadra, soprattutto in questa partita, ma non soltanto, perché è un momento importante, la stagione è ancora lunga, possiamo ancora raggiungere grandissimi risultati, ma bisogna essere tutti allineati nella stessa direzione. Quindi accolgo il commento di Mattia, condividetelo il più possibile, fatelo girare il più possibile e ci risentiamo in diretta alle 19:30. Vi ricordo link in descrizione per entrare a far parte del club di Passione Inter, come detto. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.